Buongiorno a tutti, bentornati sul canale. Oggi sono finalmente tornato in Val Grande per la prima volta in quest'estate. Mi mancava tornare in questa valle a cui sono molto affezionato, e come avete visto dalle prime immagini abbiamo già percorso un bel tratto di salita, più o meno abbiamo già fatto 3 ore e mezza. Dunque la fatica più grande della giornata è già andata. Adesso scendiamo in Val Serena e campeggeremo da qualche parte, penso in Val Gabbia oppure a Borgo delle Valli con le nostre tende. Siamo in 4, io, Previ, Marcella e Teo, e adesso continuiamo il nostro percorso. Vi porto con noi in questo campeggino valgrandino. A dopo. Inizia la Val Serena. Passata la Val Serena siamo entrati nella faggeta che ci condurrà alla Colletta, dove un tempo partiva una delle stazioni, delle postazioni della teleferica che collegava Illa Piana con la Colma e poi con Premosello. Come te ne pare? Una ficata! Ma no. Che stile! Allora, adesso sto facendo bollire l'acqua che ho preso dal torrente perché sono rimasto a corto e ruscelli, sorgenti non ce ne sono, quindi ci arrangiamo così per questa volta. Abbiamo fatto un ottimo pranzo con la torta fatta da Marcella, la crostata, molto buona, e adesso ci scialliamo un po' e poi decidiamo dove dormire. Io sono per Borgo delle Valli, però faremo un sondaggio. Non farei casino con i piedi. È anche bella grossa. Una vipera.
Quante Chef, hai recuperato le pentole? Eccole. Bravissimo. Quante cose verdure? Perfetto, ci siamo. E che verdure? C'è anche scelta del mix di verdure? O non esageriamo? Il pane sì. Un carp. Allora, alla fine abbiamo deciso di bivaccare nel pratone qua sotto. Abbiamo recuperato 2 pentole al vecchio bivacco Valgabbio. E niente, il Teo ha un problemino alla caviglia, quindi domani vediamo un po' come si sente. La sega c'è. Facciamo venire tutta la sega, Teo. Qua suggeriscono di amputargli il piede. Comunque, domani vediamo se uscire dall'usciolo, dalla bocchetta dell'usciolo, o se tornare indietro dalla colma, che è un pochino più breve. Valuteremo. Dai Teo, non mollare! Facciamo un po' di linea. Previ ha deciso di ripulire il bosco. C'è una pianta intera. Senza stare a fare tante cose. Già, tiriamo, va. Aia, si è incastrato. Dopo mettiamo sul fuoco. Eccola. Almeno questi qui, quello lì grosso lasciano stare. È la parte più bella montare la tenda. È sempre l'idea di libertà. Ribaltati, ribaltati. Appoggiamolo qua e vediamo se prendiamo dei sassi. Nostro Lego. La serata si preannuncia davvero piacevole. Siamo attrezzatissimi. Attrezzatissimi. La mia bellissima tenda verde, l'Anshan 2. Montata un po' come capita, perché è la seconda volta che la monto, non ho ancora ben capito cosa servono tutti i cordini. È un po' da collaudare. Comunque dovrebbe tenere, almeno per stanotte. Marci un po' titubante, però sono fiducioso. Questa invece è la tenda di Teo e di Previ, che li stiamo antipatici, quindi ci sono messi così lontani da noi. Vabbè, cosa dobbiamo fare? E adesso andrò al fiume a fare un bagnetto. Bagnettino pomeridiano, come la gente al lago in questo momento. Che bello! Non mica che snodo. Grazie. Ragazzi, dai, come la volete la pasta? Io dei pomodorini. Va bene a tutti? Sì, Aggiudicato? ottimo. E poi on the side, chi vuole? Si aggiunge. Chi vuole aggiungere, ho portato dietro anche l'olio piccante. Buona sta cosa, mi piace. L'aperitivo è andato molto bene. Adesso Previ sta preparando la pasta. Metteremo a soffriggere la cipolla con zucchine, pomodorini e cosa c'è? Carote. Carote. E poi ha fatto 1 chilo di pasta fresca praticamente, 900. da mangiare in 4. È una buona forchetta. Devo sbrigarmi. Friggere. Devo sbrigarmi.
Previ sta iniziando a piangere, attenzione! No, ma non piango mai quando si pulisce le cipolle, è tutta una questione di testa. È vero. Dobbiamo documentare tutto. Non si sa mai il montaggio, no? Tutto può essere intimato. Fai vedere agli iscritti che cosa hai preparato. La pasta! Vantati un po' del tuo preparato. Fettuccine fatte in casa. Sembrano molto buone. Ci starà tutto? Ah! Questa potrebbe essere una sfida, ma sai che tanto mi sa che è tutta rotta qua. Facciamo così, dai. Occhio. Lascia a mano. Adesso. Tu hai un piattino? Io Tanto devo abbiamo il coso mangiare da qua buttare. dentro. Se vuoi procedere. No, aspetta, Neanche. Grazie. Ci sono. Eh? Salute! Salute, No, io salute, sto, salute. devo prendere Campai. un'altra carta. Tienilo. Eccoci. La serata si fa interessante. Ah, ecco, adesso arrivo. In attesa delle stelle. Sto stravincendo a briscola. Le ultime parole famose. Previ ha fatto 6 punti in 4 partite. Le ultime parole famose. Vediamo, E 3, Teo prova a 1-0. insidiarmi, ma non ce la fa. Malnari bara. Dopo torniamo con la GoPro Fair Play, Buongiorno, sono le 7 circa, al campo dormono ancora tutti, c'è stata un bel po' di umidità stanotte, però è andato tutto bene. Adesso vi faccio vedere una cosa. Questo è quello che abbiamo studiato ieri sera per mettere il nostro cibo, diciamo, al riparo da eventuali animali che dovessero prendere o annusare durante la notte. Quanti sono? Quello di ieri. Sta uscendo il sole e qua abbiamo un po' di condensa sulla tenda. Com'è andata la nottata, Deutsch? Si è dormito molto bene. A parte il Previ che ha avuto un attimo di defiance. Pensavo ci fossero le vipere in tenda. Mi ha svegliato nel cuore della notte, voleva buttarmi fuori dalla tenda. Previ non è nuovo a questi attimi di follia nel pieno della notte, come quella volta all'Arca, né Previ? Abbiamo lasciato il nostro bel pratone di Valgabbio e adesso si prosegue. Proviamo a chiudere l'anello passando da qua giù e dalla bocchetta dell'usciolo, anche se Teo adesso vi faccio vedere in che stato cammina.
Com'è Teo, comodo? Abbastanza. Poco sapresa. Dai. Hai fatto un bel legaccio, dai. Passato il vecchio bivacco al gabbio, tenere alla destra e risalire questa collinetta. Arrivati nei pressi di questa gola meravigliosa, è tempo di guardare. Si attraversa il fiume, il Rio del Ragozzale. Non fate l'errore che abbiamo fatto la prima volta, che abbiamo proseguito sulla destra su per il bosco e stavamo per arrivare al Casarolo. E per fortuna ci siamo fermati in tempo e poi siamo tornati indietro dalla colma, non trovando il sentiero che attraversava il fiume. Questo è il guado, vedete l'omino di pietra di là. Ma prima diamo un'occhiata a questa gola meravigliosa. Oh, sarà la sensazione di libertà. Matteo va più veloce con la ciabatta che senza. Per la serie guardare e non toccare. Una delle cose a cui bisogna prestare più attenzione in questo bosco è proprio il sentiero, che ogni tanto fa un tornante e si inerpica sulla collina, quando invece, data la bellezza del paesaggio, ti verrebbe voglia di proseguire a esplorare il fiume. Quindi bisogna fare attenzione alle varie curve. Ci sono questi omini abbastanza grossi anche, che però se non si fa attenzione è facile perdere. Siamo nei pressi di Borgo delle Valli. Alla fine della faggeta si arriva a questo torrente qua e adesso lo si guarda. Là c'è un bollino rosso, bello. Ben arrivati a Borgo delle Valli. Ben arrivato te. Penso che sei il primo uomo ad arrivarci in ciabatte. Eh sì. Vado a esplorare la fattibilità di bagno in questo alpeggio. Devo battere un po' i piedi, mi sa. Non male. Idromassaggio. Che figata! Ah! Si riparte direzione qua giù. Il primo tratto di sentiero lasciato il borgo di Borgo delle Valli. È tutto così nel bosco, molto carino. E abbiamo notato che il sentiero è stato tagliato e ripulito recentemente, perché c'è dell'erba secca per terra.
quindi grazie a chi l'ha fatto. Stavamo dicendo con i miei soci che ci vuole un bel fegato per venire su questa rampa a tagliare col decespugliatore. È veramente ripida. Bella voglia. Cosa ne pensi? Che ci vuole una bella voglia, sì, senza dubbio. Grazie. Davvero grazie. Anche perché con l'erba alta qua sarebbe, non dico impossibile, ma molto difficile trovare il sentiero. Ultimo guado della giornata prima di risalire sull'ultima rampetta che ci porterà prima a Kadi Jubit e poi all'Alpe Quaggiui. Benvenuti nella Valle Incantata! Abbiamo appena fatto 150 metri di dislivello in 10 minuti praticamente. Una rampetta mica da ridere, però il panorama paga l'occhio. Tutto quello che vedete sono distese di rododendri e mirtilli. Spettacolare. Dov'è che ti vuoi fermare a mangiare? C'è un vecchio alpeggio, però dentro c'è anche un tavolo molto carino. Guardate che bello qua dentro. Piace la Valle Incantata, Teo? Molto molto bella. Brevi, te la ricordavi così? Sì, sì, sì. Bene. Alpe Quaggiui, una parte qua sulla mia destra e una parte qua sulla sinistra. Era davvero uno degli alpeggi più grandi qua in Val Grande, anche perché per arrivarci c'era solo, tra virgolette, solo la salita della Boccetta dell'Usciolo e poi si arrivava in questa bella vallata soleggiata. C'era erba per tutti. Allora, Plastici, felci. Ma che bello che si vede un po' di sole. Spettacolo. Guarda che è un pranzo quello. Assaggiamo. Ruba la pasta. Non male, Ti ruba la forchetta alla fine. non Vai, male. vai. Lo posso riproporre in futuro. Siamo ripartiti dopo una buona oretta di pausa pranzo. Adesso dobbiamo raggiungere la Boccetta dell'Usciolo. Il sentiero è bellissimo, immerso nei rododendri e mirtilli.
ma molto faticoso. In un bagno di sudore. Bocchetta dell'Usciolo, meta raggiunta. Ci abbiamo messo mezz'ora da qua giù, anche se il cartello ne dava un'ora esatta, quindi siamo veramente veloci. Teo è arrivato super primo, ovviamente, perché ha le scarpe giuste. E niente, cosa dire, questo weekend è stato molto bello, ce lo siamo proprio goduto. Campeggio Val Gabbio top, direi. Sì, super posizione. Benissimo. E che altro dire? Un grazie a chi ha pulito il sentiero che sale alla Bocchetta dell'Usciolo, perché era in perfette condizioni, quindi non abbiamo corso nessun pericolo. Adesso ci mancano più o meno 2 ore di discesa e cerchiamo di non farci male proprio sul finire. L'ha detto. Perché? E boh, ma grazie per aver guardato il video come al solito. Adesso andiamo a chiedere un parere ai miei compagneros. Qual è stato il posto più bello che hai visto in questi 2 giorni? Sicuramente la Valle Incantata. Valle Incantata è questa qua, di qua giù, anche secondo me, tra l'altro. Sì, la Valle Incantata, oppure il percorso nella faggeta che costeggia il torrente, pieno di Bello, sì. begli spot. Marci, che tra l'altro è la prima volta in Val Grande, battesimo Val Grandino. Però, sì, prima integrale, l'altra solo in giornata. Ah già, è vero, sei andata Sì, a Corte Bue. E assolutamente la Valle Incantata, tra rododendri, sfioriti e mirtilli, marea di mirtilli e la parte sotto i faggi dove dava su tutti gli sbocchi d'acqua. Beh, direi che siamo tutti abbastanza allineati. Dalla Bocchetta dell'Usciolo è tutto. Ci vediamo Lì nello studio. Ci vediamo al prossimo video. O vai con la reclama. Restate sintonizzati. Ciao. Ciao! Ciao!